Salve a tutti. Continuiamo questo nostro viaggio nella storia d'Italia e del suo cinema. Nel video precedente abbiamo visto il cinema italiano, le sue origini, la sua ascesa e il suo declino sul finire della Prima Guerra Mondiale. In questo secondo video vedremo come nel periodo tra le due guerre il cinema italiano recuperi credibilità sulla scena internazionale grazie all'avvento del sonoro e ai grandi investimenti del regime fascista. Durante tutti gli anni '20 il cinema italiano si trova in grave crisi. C'è certamente una grave crisi di idee, ma anche il fatto che durante il periodo della guerra la produzione cinematografica in tutta Europa si è praticamente azzerata e questo ha favorito la concorrenza internazionale, soprattutto quella americana. Sulla West Coast degli Stati Uniti nasce la stella di Hollywood. In questo periodo il 90% di tutti i film proiettati nel mondo viene prodotta qui. Ma si tratta ancora in gran parte di comiche della durata di 10 minuti al massimo. È l'epoca d'oro di Sherlock, Stanley Olio, Buster Keaton. Ma una delle cause che contribuisce all'allontanamento del pubblico dalle sale è forse proprio questa, la poca varietà dell'offerta. Questa crisi dura fino al 1927, quando la Warner Bros., ad un passo dal fallimento e con una mossa disperata, tenta il tutto per tutto e lancia il primo film sonoro, Il cantante di jazz. Il film ha un successo tale che per la storia del cinema rappresenterà una svolta epocale. Ma nel frattempo, con la marcia su Roma del 28 ottobre del 22, si instaura il regime fascista. Questo fatto politico avrà un'influenza determinante sulla storia del cinema italiano, come vedremo. Mussolini proviene dalla professione di giornalista e ha ben chiara l'importanza della comunicazione per il mantenimento del potere e del consenso popolare. Perciò comprende fin da subito la potenza comunicativa dell'immagine. Appena andato al potere, pone prima di tutto sotto il suo diretto controllo l'Istituto Luce, una piccola casa di produzione cinematografica che produceva documentari didattici per la popolazione analfabeta. Luce è appunto un acronimo che sta per l'Unione Cinematografica Educativa e ne fa il megafono suo e del regime. Per quanto riguarda invece il cinema di intrattenimento, almeno fino all'avvento del sonoro, non mostra ancora un particolare interesse. Le cose cambiano quando alla fine degli anni '20 si afferma il sonoro. Ma a questo punto occorre parlare di un personaggio ormai dimenticato, ma che è stato una figura chiave e un personaggio fondamentale per il rilancio del cinema italiano, Stefano Pittaluga. Stefano Pittaluga è il primo imprenditore cinematografico italiano vero e proprio. Dopo un viaggio in America, nel corso degli anni '20 crea un'impresa sullo stampo delle major hollywoodiane, basato sul controllo di tutta la filiera produttiva, dalla produzione alla distribuzione e fino alla gestione di una catena di sale cinematografiche. Accade così che, quando agli inizi degli anni '30 si afferma il sonoro, Pittaluga, che ormai controlla l'80% del mercato cinematografico italiano, è l'unico imprenditore ad avere la capacità finanziaria per attrezzare le sue sale con i costosissimi nuovi impianti. Nel 1929 rileva la Cines, la gloriosa casa di produzione fondata da Filoteo Alberini, il fondatore del cinema italiano di cui abbiamo già parlato nel video precedente, e inizia la produzione di film italiani sonori. Ed è a questo punto che il regime inizia ad accorgersi anche del cinema di intrattenimento. Commendator Pittaluga, l'attività cinematografica interessa
nello stesso tempo l'ordine artistico, l'ordine economico e l'ordine politico della nazione, in quanto che convoglia le forze della nazione verso manifestazioni destinate a portarne nel mondo la rinomanza. Per questo io sono qui, nel vostro stabilimento, a testimoniarvi l'interesse vivo del governo nazionale per questa branca così interessante, così difficile e così importante dell'attività industriale ed artistica del Paese. Io ho pronto un piano di lavoro, un piano di provvidenze, un piano di norme che varrà, lo spero, sul terreno politico, sul terreno economico, sul terreno finanziario, a preparare alla cinematografia italiana più facili condizioni. Ma nel complesso di queste norme, nel complesso di questi provvedimenti, nel quadro cioè di ciò che sta per fare lo Stato, occorre che i singoli, occorre che i capitani dell'industria, occorre che la classe dirigente del cinematografo italiano si muova con ferma volontà e con sicura energia. Noi attendiamo, e dico noi, soprattutto a nome del nostro capo, del duce del fascismo, che gli uomini del cinematografo italiano, vecchi e nuovi, diano all'Italia anche in questo campo nuove vittorie. Il regime comprende finalmente il potenziale propagandistico del cinema di evasione e nel 1931 vara una legge a sostegno della produzione nazionale che prevede dei generosi contributi. Ovviamente Pittaluga ricambia opportunamente producendo solo film che non dispiacciono al regime. Viene prodotto così il primo film sonoro vero e proprio del cinema italiano, La canzone dell'amore. Un film sentimentale dai risvolti patetici che il pubblico dell'epoca apprezzava tantissimo. Un film che esalta la virtù femminile e i valori positivi di stampo cristiano. Dopotutto, l'anno prima erano stati firmati i patti lateranensi. La recitazione suona un po' falsa, ma del resto si capisce perché gli attori erano abituati a recitare nei film muti, in cui si recitava col corpo, non con le parole. Comunque il film ha un successo straordinario, anche grazie all'idea di abbinarlo ad una canzone che divenne poi famosissima, Solo per te Lucia. Lavoro. Il canto, i tuoi studi, hai tutto abbandonato? Sì. Lo vedi bene. Perché? Lasciami andare. Prima di proseguire è necessario però fare una piccola nota. I film di cui parleremo in questo video contraddicono un po' quello che ho detto nel mio primo video, e ciò che il cinema è lo specchio della società in cui viene realizzato. Durante il ventennio non è stato esattamente così. Il regime non permetteva che nei film si rappresentasse la situazione reale dell'Italia, un paese prevalentemente agricolo, molto povero e in tanti campi ancora molto arretrato. Voleva invece che venisse rappresentata un'Italia idealizzata, operosa, allegra e spensierata, in cui la delinquenza non esisteva e la povertà era onesta e dignitosa. Tuttavia il controllo non sarà mai così becero e opprimente come era in Germania o in Unione Sovietica, e questo grazie ad alcune figure del regime particolarmente lungimiranti. La più importante di tutti è senz'altro Luigi Freddi. Luigi Freddi è un giornalista che era stato capo dell'ufficio stampa del partito fascista e amico personale di Galeazzo Ciano. Anche lui, come Pittaluga, dopo un viaggio negli Stati Uniti fatto l'anno prima, nel 1933, torna in Italia con il progetto di una grande riforma della cinematografia italiana, capace di lanciare il cinema italiano sulla scena internazionale e in grado di rivaleggiare perfino con Hollywood. Il progetto piace al Duce, che nel 1934 lo mette a capo della Direzione Generale della Cinematografia.
Questo organismo, che è stato appena creato, ha proprio lo scopo di controllare la produzione cinematografica e soprattutto i suoi finanziamenti. Nello stesso anno viene anche fondato il Centro Sperimentale di Cinematografia, una scuola professionale tuttora esistente, dalla quale sono poi usciti i migliori talenti del cinema italiano fino ai nostri giorni. Ma l'originalità di questo personaggio sta nella influenza che ha avuto sul cinema di questo periodo. Con il suo approccio morbido al controllo del cinema permetteva a tutti i registi di realizzare le storie che volevano senza nessun problema. Chiaramente bastava che non passassero il segno, che non parlassero male del regime o che non dessero dell'Italia un'immagine sconveniente. Se poi volevano raccontare di misfatti, di fattacci, parlassero di adulteri o divorzi, ecco, lo potevano fare. Bastava che le storie fossero ambientate, in Ungheria. Una Ungheria mitica che non aveva niente a che fare con quella del tempo. Ci sono molti film ambientati in Ungheria in questo periodo, soprattutto del genere Telefoni bianchi. E allora a questo punto non c'era nessun problema. In cambio il regime dava dei generosi contributi. Ecco. È chiaro che a questo punto la censura diventava una autocensura, perché nessun produttore rischiava di perdere questi contributi per realizzare film sgraditi al regime. Molto furbo, no? Ma ora riprendiamo il nostro viaggio. Terra Madre è un film di Alessandro Blasetti, qui agli esordi della sua lunghissima carriera. Il film vuole celebrare la bellezza della vita contadina e racconta di un nobile latifondista, indebitato fino al collo a causa degli stravizi della città, che si reca nei suoi possedimenti per liquidarli, ma che a contatto con la bellezza della vita contadina decide di rilanciare la produzione agricola investendo in nuove macchine e attrezzature. Il regime non si era ancora lanciato nell'industrializzazione. Alessandro Blasetti è un personaggio estremamente importante, una figura molto autorevole e che ha fatto film fino agli anni 50 e 60, un grande innovatore, un grande professionista. Aderisce fin da giovane al regime fascista con convinzione, fino più o meno all'epoca della guerra d'Africa, quando comincia a distaccarsene progressivamente. Ed è un po' la parabola di tanti intellettuali e registi dell'epoca. Come sei bella, più bella stasera, Maria. Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini è una garbata commedia brillante. Riproponendo l'idea vincente della canzone dell'amore, anche questo film viene abbinato ad una canzone, Parlami d'amore Mariù. Parlami d'amore, Maria, tutta la mia vita sei tu. Questo film segna anche l'esordio sul grande schermo di un mito del cinema italiano, Vittorio De Sica, fino ad allora noto come popolare attore di rivista. Dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo... Con questo film si afferma anche un genere cinematografico di grande successo, quello dei telefoni bianchi. E venivano chiamati così questi film perché sono tutti ambientati nell'alta società, nelle cui abitazioni ci sono appunto questi telefoni che sono di colore bianco e che era uno status symbol, perché si distinguevano dai colori neri dei telefoni in bacchelite che erano utilizzati dalle classi popolari. È un genere di film sui quali il regime non ha mai esercitato un particolare controllo perché è considerato politicamente non pericoloso. Acciaio di Walter Ruttmann è un film ambientato nell'acciaieria di Terni ed è voluto fortemente dal regime per celebrare il cambio di politica economica e il lancio dell'industrializzazione dell'economia italiana. Al tempo stesso è anche un tentativo della Cines di risollevarsi da una grave crisi economica.
Un anno prima, nel 1932, era morto Stefano Pittaluga e la direzione della società era stata affidata a Emilio Cecchi, uno dei pochi letterati che apprezza il cinema e tenta di elevare il livello qualitativo della produzione italiana, coinvolgendo anche altri artisti e letterati. Ed è per questo che affida addirittura a Luigi Pirandello la stesura del soggetto. Viene poi chiamato dalla Germania Walter Ruttmann, un regista esponente di una corrente cinematografica molto sperimentale, che però non aveva mai fatto film a soggetto. Ma l'esperimento è stato un fallimento. Il film è stato tanto osannato dalla critica quanto disertato dal pubblico, ed è una cosa che nella storia del cinema succede spesso. Vecchia guardia di Alessandro Blasetti è uno dei pochissimi film di propaganda fascista in senso stretto. Il film tenta di presentare con eroismo romantico le origini squadriste del regime. Come era prevedibile, il film cade nella totale indifferenza del pubblico e crea anche un certo imbarazzo nelle gerarchie del regime, perché non poteva essere sconfessato, ma al tempo stesso non poteva essere neanche esaltato, perché il regime, quando va al potere, cerca di darsi un'immagine istituzionale e non è che gradisca molto che gli venga ricordato il modo violento con cui è andato al potere. Il fallimento di questo film dà ragione a Luigi Freddi, il quale ha sempre sostenuto che il fascismo deve cercare il consenso popolare più promuovendo i valori della italianità, l'operosità, l'eroismo personale, i buoni sentimenti, piuttosto che i principi e i valori del fascismo. Infatti, finché ha diretto lui la cinematografia italiana, nei film di questo periodo non si vede una sola camicia nera, un solo Gerarch, ma neppure nei film di guerra. Se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete qualche commento scrivete, cercherò di rispondervi al più presto. Ci vediamo la settimana prossima.